Benvenuto o bentornato nel bosco delle streghe, caro pellegrino dell'ignoto. Oggi raccontiamo la storia di una possessione demoniaca, della realtà del male. Parliamo di Mandy, la bambola maledetta. Storie documentate. La storia di Mandy, la bambola maledetta, con poteri paranormali o possessione demoniaca, ha guadagnato notorietà nel 1999, grazie al libro Supernatural Stories Around British Columbia. Questo libro ha fatto conoscere la vera storia di Mandy, documentando anche la sua nascita, vita e poteri paranormali. Televisione e radio hanno iniziato a parlare di lei, attirando numerosi visitatori al Queensley e Districting Museum, dove è esposta dal 1991. Mandy è una bambola di antiquariato di ben 91 anni, donata al museo da una persona anonima che desiderava rimanere tale. Strani fenomeni paranormali. La donatrice raccontò che da quando era in possesso di Mandy succedevano cose strane in casa che stavano con il tempo peggiorando. Tra i primi fenomeni c'era quello di udire piangere una bambina nel cuore della notte. Infatti le prime 2 notti in cui Mandy arrivò a casa della donna, appena la donna si svegliava il pianto smetteva. Lei si convinse che fosse solo la sua immaginazione. La terza notte invece il pianto non smise finché lei, la donna, non arrivò nella camera, il salottino dove c'era posta la bambola. Appena la donna entrò, il pianto smise. Tale fenomeno continuò nelle settimane a venire, fino a quando il pianto non terminava in un grido tormentato e spaventoso. Un grido che smetteva ogni volta che lei entrava nella camera dove c'era la bambola. Le notti in cui non si udiva piangere, poiché erano alternate, si creò un'altra stranezza. Sempre nel cuore della notte, nelle ore più buie, la donna veniva svegliata dal rumore di tende che erano tirate. Quando poi tornava a casa dal lavoro, notò che la bambola era sempre spostata in un luogo diverso da dove lei l'aveva lasciata. Nelle settimane a seguire trovò, sempre di notte, le finestre del salotto aperte e le tende scostate. La testa della bambola poi era spesso girata verso le finestre, come se stesse guardando fuori, all'esterno. Furono ben 4 le chiamate alla polizia, ma la donna venne liquidata dalle autorità che dissero che forse c'era qualcuno che la stava molestando o si divertiva a farle dei dispetti. Non c'è nessuno. Siamo sole. Dato che la donna continuava ad avere queste strane esperienze, decisi di essere più prudente, anche seguendo i consigli delle autorità, pensando che ci fosse qualcuno che la stava tormentando. Alle finestre mise delle serrature di sicurezza e gancetti che si aprivano solo dall'interno. Tuttavia, la stessa notte in cui aveva posizionato questi elementi di sicurezza, udì le finestre battere, come se qualcuno le volesse aprire. Si precipitò nella stanza dove c'era Mandy, la bambola, e trovò le finestre ancora chiuse, ma i gancetti erano stati tolti e questa era un'operazione che si poteva fare solo dall'interno. Chiamò quindi la polizia. Quest'ultima non sapeva cosa pensare, anzi sospettò che fosse proprio la donna ad avere dei problemi, magari si sentiva sola e voleva attirare l'attenzione su di sé. Nella notte seguente le finestre furono distrutte, mandate in frantumi lanciandovi oggetti contro, oggetti che uscivano dall'interno verso l'esterno. Possiamo ancora pensare che fosse stata la donna a fare questi atti, potremmo, ma il problema è che quella notte la donna non era in casa. Dato lo stress di queste strane esperienze, decise di passare qualche giorno a casa della sorella, una casa che dista circa 6 ore dalla sua abitazione, in modo da potersi riposare, dormire e riassumere le idee. Che era stata a distruggere il salotto e le finestre? I vicini usciti in strada, proprio mentre continuavano a cadere oggetti dalle finestre di questa stanza, dissero di non aver visto nessuno né entrare e tantomeno uscire. La polizia stessa non trovò nessuno. La donna tornò a casa solo in tarda mattinata, notando che erano state rotte solo le finestre del salotto dove appunto c'era Mandy. I gancetti delle finestre erano stati tolti dall'interno e, cosa ulteriormente strana, ad essere gettati in strada contro i vetri erano solo oggetti regalati negli anni da sua sorella, la stessa sorella che la stava ospitando quella notte. A questo punto la donna doveva cercare di capire quale fosse la realtà, anche perché le autorità, diciamo che non le prestarono più attenzione, almeno non più del dovuto. Decise di passare una notte nel salotto insieme a Mandy, rimanendo però collegata al telefono con sua sorella. Verso l'una di notte, la testa della bambola si spostò per osservare il viso della donna. Quest'ultima vide solo il viso della bambola che la fissava con i suoi occhi vitrei, ma fino a quel momento lei era sicura che la testa della bambola era rivolta verso le finestre. Lei urlò e cercò di uscire fuori di casa, ma le serrature erano bloccate. Dalla
cornetta del telefono si udiva la voce della sorella che gridava per richiamarla. Tornò indietro, prese la cornetta in mano e appena avvicinò la cornetta all'orecchio, la linea cadde. La donna iniziò quindi a gridava talmente forte che per fortuna una delle vicine con cui si era messa d'accordo durante il giorno di intervenire in caso notasse o disse qualcosa di strano, appunto intervenne. Arrivo al museo. Come mai il museo decise di rintracciare la donatrice che voleva rimanere anonima? Ebbene, qui si apre un altro capitolo della vita di questa bambola maledetta. Arrivata al museo, il direttore disse che appena prese la bambola tra le mani ebbe una bruttissima sensazione. La bambola comunque doveva essere sottoposta a degli esami in modo che si datasse la sua età e si scoprì che era più vecchia di 90 anni. Tale analisi venne fatta anche in base ai materiali originali e a eventuali costi che sarebbero stati necessari per il restauro. Tuttavia non è stata datata esattamente poiché le analisi avrebbero richiesto molto materiale e, date le pessime condizioni di Mandy, si preferì non indagare più di tanto. La bambola venne fotografata e non c'erano telecamere nel laboratorio e non mancando nulla di valore si pensò che fosse stato un vandalo. Tuttavia, nei giorni a seguire e nelle settimane dopo successero ulteriori strani fenomeni. Il personale ritrovava oggetti che erano esposti nelle teche, quindi chiuse a chiave, nascosti in cassetti di uffici oppure nei bagni. C'erano dei disegni con pastelli colorati su pareti o su libri antichi, pavimenti con secchi di acqua rovesciati, insomma c'erano dei dispetti. Mandy venne poi collocata in esposizione insieme ad altre bambole e tutte, nel corso dei giorni, avevano vestitini strappati, erano sporche di segni di pastello sul viso, erano state buttate giù dai fermi che le sostenevano. Fu proprio il direttore che si rese conto che Mandy aveva poi le dita colorate di pastelli, ma i pastelli non erano mai vicino a lei. Storia di Mandy. A rendersi conto che la bambola era posseduta fu una sensitiva, una medium, che visitò il museo. Quest'ultima fu immediatamente attratta da Mandy che la osservava e quando si rese conto che la bambola aveva voltato la testa proprio quando lei si era allontanata, chiese al direttore di poterla prendere con sé qualche giorno. Non si sa esattamente cosa sia capitato in questi giorni e nemmeno come mai il direttore si sia convinto a dare la bambola, un bene del museo, a una totale sconosciuta. Tuttavia si indagò sulle origini di Mandy. Il suo vero nome è Mereanda. La bambola fu costruita prima del 1900 in Germania, arrivando in America e poi in Canada, insieme ad una bambina figlia di immigrati tedeschi. Purtroppo pare che i genitori della piccina la lasciarono a dei parenti poiché non riuscivano a sostenerla. Sarebbero poi tornati a riprenderla quando avessero trovato un lavoro e un'abitazione. L'età della bambina non è chiara, si stima che potrebbe avere dai 4 ai 7 anni. Quello che si sa è che la piccina venne trovata morta dopo appena 7 mesi dal suo arrivo nella casa di questi parenti, chiusa in uno scantinato, morta di stenti, magrissima. A trovarla fu un vicino che, avvertendo un odore orribile uscire da una finestra dal vetro spaccato da un martello, che sicuramente vi era stato lanciato contro, decise di avvisare la polizia. Quest'ultima, quando sopraggiunse, trovò il corpicino della bambina a terra che stringeva la mano della sua bambola, Mandy. Una collanina con un crocifisso di metallo di piccole dimensioni era a terra al di sotto della finestra. Si scoprì che la collanina era della bambina e che portava sempre al collo poiché sua madre gli disse che l'avrebbe protetta dal male. L'epilogo fu che, secondo i tutori provvisori, la bambina era sparita da qualche giorno e non riuscivano a trovarla. Probabilmente era caduta dalle scale e, non riuscendo a chiedere aiuto, ecco che poi è morta di stenti. Tuttavia ci furono tanti testimoni, vicini e non solo, che dissero che da quando era arrivata la bambina veniva picchiata quotidianamente o che si rifiutava di fare chissà che cosa. In molti l'avevano vista con lividi sulle braccia e sulle gambe, aveva sempre fame perché non veniva sfamata a sufficienza, la piccina poi non parlava mai ed era tenuta sotto stretta sorveglianza dei tutori. Le domande furono poi tante, ci saranno voluti giorni e giorni per morire di fame e poi arrivare a quello stato di decomposizione e nessuno in casa si è reso conto dei lamenti, delle richieste di aiuto oppure di quel puzzo terribile. Se la piccina avesse avuto la forza di lanciare un martello, è strano che non ha avuto la forza di gridare. Dopo giorni e giorni di scomparsa, nessuno dei presunti familiari si è mai rivolti alle autorità? Perché nessuno dei parenti ha chiesto a vicini, amici, negozianti, conoscenti se avevano visto una bambina, dato che quando la piccina usciva fuori la porta era continuamente controllata da questi parenti, richiamata. Tra l'altro si sospettava che la bambina nemmeno fosse una reale parente di queste persone che l'avevano presa in custodia. Quest'ultimi erano un uomo e una donna tra i 50 e i 60 anni con un figlio di più di 30 anni e tutti loro non
non lavoravano, però spesso c'era uno strano via vai dalla loro casa, un via vai di uomini benestanti che si riconoscevano sia per gli abiti che indossavano e perché giungevano in carrozza. Alla fine le autorità risolsero il caso con morte accidentale. Il viaggio di Mandy. La bambola non fu buttata, si trattava di un oggetto di pregio che aveva un certo valore già nel 1900, quindi venne rivenduta da questi presunti parenti ad un negozio che decise di pulirla e sistemarla. Fu nuovamente venduta ad una donna che la regalò a sua figlia. Questa bambina era la nonna della donatrice di Mandy al museo. All'epoca la manifattura europea era di moda e quindi si recò in questo negozio e fu attratta immediatamente da Mandy. Aveva un prezzo accessibile, scontato ed era adatto ad una bambina di 7 anni. Il negoziante, da quel che si sa, disse solo che il prezzo era scontato perché c'era stata una cliente che aveva comprato quella bambola e poi l'aveva resa dopo qualche giorno. In poche parole il negoziante decise di non dire la realtà, cioè che la bambola apparteneva ad una bambina morta o più probabilmente uccisa. In seguito la bambola rimase con questa donna, la nonna della donatrice, ebbe 2 figlie. Quando la seconda figlia aveva 2 anni, lei si separò dal marito che prese entrambe le bambine. Quest'ultime andavano spesso a casa della madre, quasi tutti i giorni, ma non si fermavano mai a dormire. Ormai vecchia, lasciò nel suo testamento che tutto quello che c'era in casa fosse bruciato. Tuttavia le nipoti decisero di tenere alcuni mobili e oggetti, tra cui Mandy. Finì nelle mani della donatrice che è rimasta anonima. Quest'ultima però, prima di donare Mandy al museo, decise di rivolgersi ad un parroco, un prete, che era molto amico di sua nonna. Costui però sbiancò quando la donna gli disse che non aveva rispettato il testamento della signora. In realtà nessuno delle nipoti e dei nipoti aveva bruciato quello che era contenuto in casa. Tutti, chi più e chi meno, si erano tenuti qualche oggetto, qualche mobile. Lei aveva scelto di prendere la bambola. A questo punto il parroco gli disse tutto quello che sapeva. La bambola era posseduta, non era mai stata esorcizzata, dato che la chiesa non concesse la tua. Nei giorni a venire ci furono poi cadute, scottature, piccoli incendi, malesseri della donna. Il parroco dovette benedire per 3 giorni e 3 notti consecutive l'abitazione in modo da calmare lo spirito demoniaco della bambola. Purtroppo se veniva fatto del male alla bambola in questione, cioè a Mandy, veniva fatto del male anche alla donna che la stava possedendo. La possessione era piena e il legame tra le due era ormai molto forte. Tuttavia la bambola era posseduta, ma da un demone terreno, quindi non prosciugava del tutto l'energia vitale della donna. Non riuscendo a liberarsi della bambola, i due analizzarono la situazione, cioè il parroco e la nonna della donatrice. Negli anni questa donna aveva compreso che Mandy si acquieta quando ci sono persone che la guardano, ma se viene lasciata sola, specialmente di notte, fa qualche dispetto oppure piange. Se veniva danneggiata si vendica, diventa gelosa di altre persone o altri giochi o altre bambole. Alla fine poteva essere in qualche modo controllata e per ridurre il suo potere malefico, cioè quello di prosciugare l'energia vitale della donna, il parroco eseguiva delle benedizioni anche 2 volte al mese. La nonna della donatrice decise quindi di tenerla con sé per evitare che ci fossero altre persone ignare della possessione che potessero poi avere una vita danneggiata da questo spirito malefico e demoniaco. Però lasciò nel suo testamento che tutto quello che aveva in casa fosse bruciato. Una soluzione semplice. La donna in fondo era morta, quindi anche se Mandy fosse stata bruciata, la donna non avrebbe sofferto perché appunto era morta. Purtroppo però le sue ultime volontà non erano state rispettate e la bambola maledetta era ancora lì, legata ora alla donatrice. Il parroco cercò di consigliare la donna e riuscirono a trovare una nuova soluzione. Donarla a qualcuno voleva dire condannare un'altra persona alla possessione. Lasciarla da sola era impossibile poiché piangeva e faceva dispetti. Bruciarla nemmeno poiché si era legata alla donatrice. Ecco che giunse la soluzione perfetta, vale a dire quella di donarla al museo. Il museo di giorno è molto visitato, quindi la bambola sarebbe stata in compagnia dei visitatori che la guardavano, magari qualcuno le parlava addirittura. La notte il museo è vuoto, anche se piangeva nessuno l'avrebbe sentita e all'atto pratico i dispetti sarebbero stati minimi, e infatti erano minimi, quindi era la soluzione migliore. Mandy. Da chi è posseduta? La tesi che poi ha rilasciato la medium o sensitiva che ha tenuto con sé Mandy per qualche giorno per poi scoprire interamente la sua storia afferma che la bambola era posseduta da uno spirito terreno e non ultraterreno, però sempre con fattezze demoniache, cioè aveva rinnegato
Dio, e lo spirito in questione era quello della prima bambina. La bambola emana un forte senso di disagio, è triste, prova odio, ha una sensazione forte di abbandono. Questo è quello che potrebbe essere successo. La prima bambina era europea ed è stata affidata a persone sconosciute in un paese straniero di cui non conosceva nemmeno la lingua. Purtroppo gli abusi subiti sono stati tanti, oltre a quelli visti e uditi da testimoni, come ad esempio i pestaggi, i lividi, le grida. Oltre a questo si pensa che fosse anche vittima di abusi sessuali da parte di eventuali clienti. Analizzando la zona dove abitava, le stranezze dei comportamenti degli adulti che l'avevano presa in custodia, del basso ceto sociale e dell'ignoranza, della mancanza di lavoro di queste persone che la dovevano sostenere e soprattutto la presenza di uomini benestanti che frequentavano quella casa in un quartieraccio, uomini che sono rimasti totalmente sconosciuti, e infine anche dalla domanda del perché questi uomini si dovessero rivolgere a questa famiglia, ecco che iniziamo a pensare a una morte assurda derivati da eventuali abusi che possono essere reali. La collanina con la croce lontana dal cadavere della bambina, che probabilmente l'aveva lanciata via per cercare di rompere il vetro, era come rinnegare Dio. Se poi ci uniamo anche tutto l'odio che la piccola aveva, in effetti è possibile che durante la morte abbia richiamato qualche spirito demoniaco. C'è poi un'altra cosa molto curiosa, lo sguardo della bambina morta verso la finestra che non poteva raggiungere perché era molto in alto, proprio come Mandy rivolge il viso verso le finestre di una qualsiasi stanza. Tutto l'odio, la vendetta, gli abusi e la vita che stava perdendo hanno permesso al suo spirito di impossessarsi della bambola, diventando quindi uno spirito maligno. Quest'ultimo si fa notare proprio quando viene lasciata da sola, piangendo, facendo i dispetti, legandosi a chi si prende cura della bambola. In fondo la prima bambina poteva desiderare di avere qualcuno che le volesse bene e si occupasse di lei. Questo spiega il comportamento strano della bambola maledetta. Via, non solo le bambole possono essere infestate, ma anche le case, oggetti vari e perfino animali che vengono posseduti da demoni o spiriti. Occorre poi capire quale sia la derivazione o la natura di questi demoni o spiriti. Qui entra in campo la teoria della psicometria. Secondo la teoria della psicometria, gli oggetti assorbono e trattengono le vibrazioni, le energie, i tormenti e le delusioni o i traumi del loro possessore, portando tracce sensitive di chi li ha avuti in custodia. Questa teoria suggerisce che Mandy potrebbe aver assorbito le energie negative o le esperienze traumatiche del passato della prima bambina, spiegando i fenomeni paranormali associati a lei. Nel 2019 è stata avanzata nuovamente una richiesta di esorcismo su Mandy, rifiutata dalla chiesa poiché non si parla di un essere vivente. Mandy è oggi tenuta in custodia al museo e tanti film che sono stati ispirati da questa bambola. La sua esistenza solleva domande sull'occulto e sull'influenza delle energie negative, sugli oggetti inanimati o d'affezione, sui demoni o spiriti maligni, mantenendo viva la sua fama di bambola maledetta e demoniaca. Terminiamo qui il video su Mandy, la bambola maledetta, sulla sua vita e sulle persone che ha amato. Dici cosa ne pensi con un commento, oppure se vuoi approfondire il discorso su questo argomento. Lascia un like se il video ti è piaciuto e iscriviti al canale per rimanere aggiornato. Un saluto dal Bosco delle Streghe.